Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo un piatto molto conosciuto e apprezzato di questo paese. Sto parlando del curry rice, ovvero il riso al curry alla giapponese. Pur non essendo un piatto tipico giapponese, ha chiaramente delle origini indiane, ma essendo molto veloce, pratico e soprattutto economico, è consumato ogni giorno dalle famiglie giapponesi, sia in casa che nei ristoranti, dato che esistono moltissime catene dedicate a questo piatto. Oltretutto io oggi preparerò la ricetta veramente basica, come potrebbe prepararla qualsiasi famiglia giapponese a casa sua, utilizzando il famoso preparato molto pratico e veloce. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2 porzioni di curry rice avremo bisogno di 400 g di spalla di manzo a cubetti, 100 g di curry istantaneo giapponese, una cipolla, una carota, 2 patate a pasta soda, un cucchiaio di mirin, un cucchiaio di olio di semi, 600 ml d'acqua e 150 g di riso giapponese. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la nostra ricetta che divideremo in 4 fasi: il taglio degli ingredienti, la preparazione del riso, la preparazione del curry e infine l'impiattamento. Cominciamo a preparare i nostri ingredienti. Sbucciamo le patate, tagliamole a metà e poi a cubetti. Fatto questo, disponiamole in una ciotola con dell'acqua per evitare l'ossidazione. Peliamo ora la carota, eliminiamo le estremità, tagliamo a metà e quindi a cubetti. Fatto questo, disponiamo in una ciotola e riserviamo. Con l'aiuto di un coltellino affilato sbucciamo la cipolla, tagliamola a metà e quindi a fette spesse. Una volta fatto questo, disponiamolo in una ciotola e riserviamo. Prepariamo ora il riso. Mettiamo il riso in un colino con sotto una ciotola. Aggiungiamo acqua fredda. Mescoliamo delicatamente per far uscire l'amido in eccesso. Eliminiamo l'acqua e ripetiamo l'operazione per altre 3 volte. Dopo aver disposto il riso in una cuociriso, aggiungiamo 225 ml d'acqua, ovvero 1,5 volte il suo peso. Mescoliamo un po' e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo controlliamo il riso, mescoliamolo bene e lasciamolo in calda fino al momento dell'impiattamento. Cominciamo a preparare il curry. Scaldiamo un cucchiaio d'olio in una cocotte. Una volta ben caldo aggiungiamo i cubetti di manzo e mescolando facciamoli rosolare per 5 minuti. Una volta la carne ben colorata sfumiamo con il mirin. Mescoliamo un poco e aggiungiamo la cipolla. Continuiamo a cuocere mescolando per circa 5 minuti. Quando la cipolla sarà rammollita, aggiungere anche la carota. Mescolare e aggiungere l'acqua. Fatto questo, mettiamo un coperchio e cuciniamo a fuoco basso per almeno 2 ore. Passato questo tempo, la carne dovrebbe risultare molto tenera. Aggiungiamo quindi le patate, mescoliamo un po', rimettiamo il coperchio e prolunghiamo la cottura di altri 15-20 minuti. Una volta fatto questo, è arrivato il momento di aggiungere il preparato al curry. Mescoliamo delicatamente in modo che si sciolga all'interno del liquido. Una volta fatto questo, spegniamo il fuoco, lasciamo riposare coperto e prepariamoci per l'impiattamento. Ed eccoci arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi sarà veramente molto semplice. Riempiamo la metà di una fondina con il riso e nell'altra metà disponiamo il nostro curry. E il nostro curry rice è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finita anche questa famosa ricetta, il curry rice, il curry alla giapponese. Come avete visto, ricetta veramente semplice ma un po' lunga, perché del resto per cuocere bene e rendere tenera la carne in manzo serve un po' di tempo. Se non avete tutto questo tempo a disposizione, avete 2 opzioni. Una, utilizzare una carne che cuoce in meno tempo, tipo quella di pollo, oppure utilizzare una pentola a pressione che dimezzerà il tempo di cottura del piatto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e io vi aspetto la prossima settimana, sempre qui con una nuova ricetta. Ciao a tutti!